Ciao ragazzi, in questo video vediamo quanto si spende a Bali da turista, quindi alloggio, cibo, attività, trasporti e tutto il resto, senza parlare chiaramente del volo. Allora, prima di cominciare voglio dire che non sono un esperto di Bali, sono stato solamente 2 volte in tutta la mia vita per un totale di 1 mese e mezzo, quindi qualcosina sui prezzi posso dirvela e sono sicuro che chi vive lì se la cava anche con molto meno. Cominciamo dagli alloggi. Considerando che Bali ha tantissima varietà di alloggi, tantissima varietà di prezzo, una delle opzioni migliori può essere quella di affittare una villa. Si può affittare una villa intera o una camera, e da Bali è pieno di ville del genere con piscina privata per soli 50 euro a notte. E chiaramente se siete in più persone dividete il prezzo e costa ancora di meno. Poi dipende sempre dalla zona, a Canggu probabilmente saranno più economici e si prende una stanza con 30 euro. Siamo appena arrivati qui a Bali. Questo posto si chiama Damano, questa è la stanza. Abbiamo anche una vista carina. Qui c'è il bagno. Mentre a Kuta con gli stessi 50 euro si prende una stanza in un hotel con piscina abbastanza modesta. Non mancano come al solito le esperienze di lusso, ma queste costicchiano. Allora. Passiamo alle attività. A Bali è pieno zeppo di escursioni e attività da fare. Si può imparare a surfare con un istruttore privato a Canggu per soli 20-25 euro. Ci si può divertire all'acqua park di Kuta con 35 euro. Ok. Quad biking ad Ubud con 40 euro. Ma ci sono anche tantissime attività gratuite, come visitare tutte le cascate o le terrazze di riso, bisogna solamente fare una piccola donazione all'ingresso. Qui? Passiamo ai trasporti. Affittare un motorino è probabilmente la scelta più economica a Bali e siamo intorno ai 3 euro al giorno, benzina esclusa. Oppure si può utilizzare il Grab, che sarebbe l'Uber dell'Indonesia. Infine potete farvi portare in giro da una guida turistica che chiaramente costerà di più, il prezzo ve lo darà lui ogni giorno in base a dove gli chiedete di portarvi, costerà sicuramente di più, però avete il vantaggio di avere una guida con voi che vi porta in giro, potete lasciare i bagagli in macchina, potete lasciare uno zaino in macchina e la guida sarà tutto il giorno disponibile per voi. Spostarsi dall'isola di Bali all'isola di Nusa Penida per fare una giornata di tour dalle 6 del mattino alle 17, il prezzo si aggira intorno ai 50 euro. Invece per muoversi da Bali alle isole Gili, dove si può fare snorkeling con le tartarughe e immergersi con le statue sott'acqua, noi contrattando abbiamo speso 13 euro circa. Una cosa da sapere è che a Bali si può contrattare in certi posti. Per esempio ci sono dei piccoli fake market dove si può contrattare il prezzo. 50 dollars? 50. What is that? Yeah. 71. Maybe one of these. And then this one? For this one? Yeah. This one? For both. Per finire il cibo. Nelle zone turistiche di Canggu e Ubud ce la si cava con 4 euro al pasto. Invece a Kuta è un pochino più caro e si spende anche il doppio. Oppure si può sempre andare al supermercato. Ok, eccoci qua. Caffè cappuccino 20.000 rupie. Oreo quindi 16.000. Crackers 11.000. Biscotti Belvita 9.790. Il latte 17.500. Nel frattempo spero che questa musica non sia con il copyright, perché c'è sempre la musica balinese. Coco Pops 20.000. Questi 30.000. Olio extravergine d'oliva 221.000. Cotoletta di tonno una
28.000, cioccolato a 105.000, Nutella la piccolina 70.000, cioccolato al durian 75.000, questo con il mango sempre 75.000, ed eccolo qua, il caffè più costoso del mondo, 237.000 per 100 grammi. È il caffè fatto con la cacca dell'uva, quell'animale lì. E questo invece è con i chicchi, 175.000. Frutta a 40.000 circa, 2 litri. Yogurt a 9.700 l'uno. Mozzarella 44.000, 45.000. Il Listerine 27.000 e schiuma a 103.000. Queste più o meno sono le spese di un turista a Bali che vuole godersi la vacanza. Come ho già detto, non sono un esperto di Bali e sono sicuro che chi vive lì se la cava con molto meno. Quindi tutto sommato io penso che Bali sia abbastanza economica per gli alloggi. Come rapporto qualità-prezzo per gli alloggi è ottima, a parte se si vuole provare un resort di lusso o qualcosa, quelli chiaramente costano dovunque in tutto il mondo. Una volta ogni tanto si può fare. Comunque ripeto che è veramente pieno di ville e stanze molto economiche. Bali è molto famosa per questo motivo, perché ha certe ville, certe stanze immerse nella natura con piscina a prezzi veramente bassi. Speaker. Really? Yeah, our is so small. Like the best part, you cannot see the best part now because it's dark. Yeah. You go, like look down. And then with this same. Oh, amazing. Someone can look at you while you are. Yeah. The layers. At least you have a decent wall. I trasporti anche sono abbastanza economici, la guida turistica sì costa di più, però la si può prendere solamente per qualche giorno, 1 o 2 giorni, quanto vi serve e poi basta. Però tutto sommato anche il prezzo della guida turistica è accettabile, ci stanno 20-30 euro al giorno per una guida che ti segue tutto il giorno e ti tiene i bagagli, ti racconta anche la storia dei posti dove vai, quindi ci sta. Per le attività il prezzo è nella media, non esageratamente alto ma neanche basso. Adesso veniamo alla domanda che mi avete fatto tutti nel video precedente su Bali, che è: quanto ho speso per fare questo viaggio? Allora, non lo sapevo, sinceramente non avevo calcolato, ma adesso calcoliamolo. Io sono partito da Shanghai, dalla Cina, quindi un volo Shanghai-Bali con scalo in Hong Kong l'ho pagato 400 euro. C'è da considerare però che noi eravamo nel periodo del Capodanno cinese, quindi i prezzi erano un pochino più alti. Poi spese di alloggio: il primo alloggio abbiamo pagato 60 euro per 2 notti, colazione inclusa. Il secondo alloggio ad Ubud, la camera con piscina, abbiamo pagato 150 euro a notte, quindi 300 euro. Il terzo alloggio, il più bello di tutti, era chiaramente più costoso, abbiamo pagato 330 euro a notte. E l'ultimo alloggio abbiamo passato 6 notti a Kuta per un totale di 300 euro. Quindi il totale degli alloggi è 990 euro, che si può dividere in più persone se siete con amici. Ripeto che abbiamo preso degli alloggi molto belli, molto costosi. Cibo 13 euro al giorno per colazione, pranzo e cena, che è già alto perché solitamente la colazione è inclusa, quindi andrebbero sottratti già 4-5 euro di colazione. 13 euro al giorno uguale 182 euro per 2 settimane. Sporti: noi abbiamo preso la guida turistica per 4 giorni, facciamo un 25 euro al giorno, quindi 100 euro. Poi aggiungiamo delle spese extra che includono cibi di souvenir, altri trasporti come Grab o il motorino, la floating breakfast eccetera. Aggiungiamoci altri 100 euro di extra. E noi personalmente penso abbiamo speso meno di questi 100 euro. Attività: 35 euro di aquapark e 40 euro di quad biking. Arriviamo a un totale di 1847 euro, volo incluso. Poi il volo è personale, c'è chi parte dall'Italia, c'è chi parte da altri paesi e il prezzo cambia. Secondo me, ho viaggiato qualche paese nel sud-est asiatico, non sono un viaggiatore professionista, ma i prezzi di Bali sono nella media, non sono poi tanto così economici, a parte per gli alloggi, che gli alloggi meritano veramente. Detto ciò, è un viaggio che sicuramente vale la pena di fare. Bali, non so, ha qualcosa di magico, ha un'atmosfera unica, stupendo, e penso di aver detto tutto. Ci vediamo al prossimo video. To the other side. Ok, queste sono come quelle che mangiamo. Local Pringles. Do you have one good boat for us? Yeah.